Erano gli anni 70 quando Kawasaki aveva dato la possibilità a tantissimi di potersi innamorare con un oggetto stupendo a due ruote. Stiamo parlando quindi della Kawasaki Z1 900. Quest'oggi, all'interno della bellissima e splendida cornice del lago di Como, porterò qui insieme a voi un test ride della sua reincarnazione in chiave moderna, per l'appunto una modern classic della casa nipponica. Stiamo parlando di Kawasaki Z650 RS in questa bellissima colorazione, ma non perdiamo altro tempo e gettiamoci subito su queste bellissime curve. Con due sole lettere in più poste al termine del modello, la gamma delle belle e nude Z della casa di Akashi si amplia arricchendo l'offerta con la serie RS, acronimo di Retro Sport, che con questo modello specifico ne presenta l'ultimo progetto, forte di un'estetica ripresa dalla sorella maggiore Z900 RS, parlando quindi dell'inconfondibile ducktail della Z1, un serbatoio centrale basso a goccia e l'immancabile faro circolare all'anteriore. Al contrario di ciò che mostra, questa rubacuori da strada cela una tecnologia ben più conosciuta al pubblico dal cuore verde. Infatti il motore, di cui parleremo meglio dopo, così come il telaio a traliccio in acciaio da 13,5 kg, la forcella e il forcellone, oltre che anche i dischi, sono trapiantati dalla sorella Z650, questi ultimi però tondi anziché a margherita. Il suo peso totale arriva a 187 kg in ordine di marcia, piuttosto buono considerando insieme alle dimensioni compatte la sua naturale propensione all'agilità e facilità di utilizzo. Con una sella alta da terra 820 mm l'imbottitura è piuttosto comoda ed il rivestimento per nulla scivoloso, offrendoci così la possibilità, meglio se con l'optional kit gance, staffe e bagagli e il maniglione posteriore che fa tanto anni 70, di poterci concedere spostamenti in coppia anche nei weekend di tanto sole e gas. Le protezioni aerodinamiche, così come era nella storica progenitrice di questa stirpe dal gusto retro, sono assenti e vanno a lasciare spazio alla forma del doppio tappo conico della strumentazione. Perdonatemi se mi sono fermato, ma non ho potuto fare a meno di contemplare la bellezza di questo paesaggio, di quello che è il lago di Como qui alle mie spalle. Bellezza che ritrovo anche in questa stupenda Z650 RS che mi ricorda tantissimo la Z1 900. E partirò proprio col raccontarvi l'aspetto estetico di questa Modern Classic. All'anteriore un faro full LED anabagliante e abbagliante circolare, che richiama tantissimo quella che era l'estetica appunto della sua antenata. Una strumentazione poi posta poco più sopra, duplice, l'indicazione circolare analogica per contachilometri e contagiri, ma un cenno alla tecnologia. Ebbene, è stato anche inserito uno schermo LCD in bianco e nero al suo centro, completissimo, ci dà tutte le informazioni di cui avremo bisogno durante la marcia. Non a caso troviamo indicazione del livello carburante all'interno di questo bellissimo serbatoio in questa colorazione veramente super esaltante da 12 litri. L'indicazione ovviamente del livello della temperatura del liquido, la marcia inserita, l'orario, la temperatura esterna, il consumo parziale, l'istantaneo, i chilometri di autonomia, insomma veramente tutto ciò che ci occorre per poterla guidare nella più totale tranquillità, perché no, stando veramente sulle più belle strade d'Italia. E poi la sella, altro aspetto molto importante che ho trovato molto comoda, anche per due, ben sagomata, con questo duplice materiale utilizzato per il suo rivestimento, con delle impunture bianche a contrasto. E poi la parte posteriore, quella più bella, lei che veramente mi dà la possibilità di poterla riconoscere e distinguerla da tutte le altre Modern Classic. Veramente, il 3/4 posteriore è quello che personalmente ho trovato più bello tra tutti i dettagli presenti di questo modello. Andando adesso però a parlare anche degli aspetti più tecnici di questa Z650 RS, parliamo appunto della ciclistica, del telaio e di tutto quello che riguarda la componentistica più ingegneristica di questo modello. Abbiamo all'anteriore una forcella telescopica da 41 mm e sotto appunto un doppio disco freno semiflottante da ben 300 mm, morso da delle pinze Nissin.
Al posteriore invece è da 220 mm ed è singolo. Entrambi i cerchi sono a raggi piatti, questi per enfatizzare ancora di più l'estetica ed il richiamo agli anni 70-80 di quei modelli. La loro dimensione 17 pollici, all'anteriore 120-70 R17, al posteriore 160-60 R17. In questo caso la firma sul pneumatico la mette Dunlop. Il terminale di scarico poi, nascosto, seppur ben evidente, è un 2-in-1 argentato, collocato proprio sotto il motore che viene direttamente poi imbullonato al suo telaio in questo caso in acciaio, a traliccio, super resistente. Un po' più nascosta è poi la sospensione posteriore, backlink, orizzontale con regolazione del precarico della molla. L'altezza infine della sella è di 820 mm dal suolo. Chiude il tutto un pacchetto di sicurezza firmato da un ABS sempre pronto e resistente a qualunque pinzata e a qualunque velocità. Imbullonato ben saldo al suo telaio in colorazione nera, arriviamo poi al motore, il Parallel Twin da 649 cm3. Montato anche su Versys 650 e Z650, questo bicilindrico sfoggia ottime prestazioni e capacità di versatilità d'utilizzo, fino ad oltre ben 8000 giri. Disponibile anche in versione depotenziata a 2 a 35 kW, questo sveglio ed energico propulsore sviluppa una potenza di 68 cavalli ad 8000 giri ed una coppia di 64 Nm a 6700 giri. Insomma, un bel carattere vigoroso e continuo dai 2500 fino ai 9000 giri, che insieme ad un manubrio largo ma a delle dimensioni compatte ne esaltano tanto la guida laddove iniziamo ad alzare il ritmo. Il cambio poi è un manuale a 6 rapporti, sempre sincero e fluido, non comunica incertezza e permette insieme ad una frizione leggera il giusto a portarla senza difficoltà in puntamenti anche in mezzo al traffico cittadino. Partendo da una posizione di guida più appoggiata che inserita alla moto, una volta seduti ci si ritrova più dritti, con una sella più confortevole rispetto a quella della Z650 ed un manubrio più rivolto a chi lo impugna. Lei si fa guidare in modo fluido, lasciandosi portare una marcia dopo l'altra, prediligendo il brio dei bassi e medi giri abbinati ad una rotazione sulla manopola del gas più progressiva che mai esagerata, trasportati dall'ottimo bilanciamento dei pesi che la rende così leggera e gestibile, anche nei passi più ricchi di curve e salite. In pieno stile retro non sono presenti filtri di controlli elettronici quali mappature, piattaforme iniziali, traction control, ma al contrario troviamo delle finezze in linea al carattere del modello, come ad esempio le leve regolabili. Inoltre poi tutti i dettagli e le rifiniture, seppur un entry level nella famiglia della RS, sono di buona qualità e comunicano ancora una volta l'idea di essere in sella ad una moto ben più potente e costosa. Le vibrazioni sono minime, così come ce le si aspetterebbe da una bicilindrica. La risposta dei freni poi ottima, così come i consumi, che abbiamo rilevato al termine del nostro test su ben oltre 500 km percorsi in uso misto, con un valore superiore ai 22-23 km per litro. Niente male, direi. Unico appunto, se proprio volessimo poi trovarne uno, è la taratura e risposta della forcella al davanti, che per chi dovesse essere più smanettone e cercasse quindi un ritmo più sostenuto sul proprio giro, non avrebbe la risposta più sicura e sostenuta da pretendere in questi casi. Questo test ride volge al termine, non potevamo scegliere una cornice più bella che il lungolago di Lenno per concludere in bellezza, al cospetto di una bellezza non da poco che è quella della Kawasaki Z650 RS, una modern classic che noi troviamo la perfetta soluzione per chiunque ne voglia avere una sotto il proprio fondoschiena. Il suo prezzo 8.590 euro, disponibile franco concessionario in una duplice colorazione, verde con cerchio dorato come il nostro modello in prova o in alternativa full black. Sì, totalmente nera, andatela a vedere sul sito. Io non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo test ride con noi e aver assaggiato tutte le doti di questa bellissima nipponica old school, invitarvi a iscrivervi al nostro canale perché per voi è gratuito ma per noi è un grandissimo passo in più, e soprattutto fateci sapere nei commenti quindi cosa voi ne pensate commentando qui sotto su questo video. Seguiteci ovviamente anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, TikTok, perché continueremo a pubblicare sempre nuovi contenuti per voi, più saremo più avremo possibilità di potervene portare, non perdendo in ultimo il nostro sito www.wedrive.tv.
Al prossimo appuntamento!